Il miracolo del sangue di San Lorenzo. Amaseno è un piccolo comune in provincia di Frosinone, conosciuto per la sua storia e le sue tradizioni religiose, tra cui la devozione a San Lorenzo Martire. San Lorenzo, nato nel 210 d.C., è una figura avvolta nel mistero, con poche informazioni certe sulla sua vita. Secondo una leggenda, sarebbe stato figlio di un duca spagnolo, rapito dal demonio e ritrovato nel bosco da Papa Sisto, che lo accolse, gli diede il nome di Lorenzo e lo fece educare fino a diventare arcidiacono. Lorenzo aveva il compito di gestire le risorse della comunità cristiana, raccogliere e custodire le offerte, e prendersi cura dei poveri, degli orfani e delle vedove. Questi incarichi lo resero una delle figure più importanti della prima cristianità a Roma e uno dei martiri più venerati. Prima che Sisto diventasse papa, l'imperatore Valeriano aveva già emesso un editto di persecuzione contro i cristiani. Tuttavia, per circa un anno, l'attività pastorale di Sisto e l'intenso lavoro di Lorenzo proseguirono senza grandi ostacoli. Nei primi giorni di agosto del 258, Valeriano emanò un nuovo editto ancora più duro, che ordinava l'immediata esecuzione di tutti i vescovi, presbiteri e diaconi, e la confisca dei loro beni a favore dell'impero. Sisto fu tra i primi a essere ucciso, decapitato il 6 agosto insieme a 6 dei suoi diaconi. Lorenzo fu catturato e affidato al centurione Ippolito, che lo rinchiuse in una prigione sotterranea del suo palazzo. Qui, in un ambiente buio e umido, Lorenzo trovò un altro prigioniero, un uomo di nome Lucillo, cieco. Lorenzo lo consolò, gli insegnò la dottrina cristiana e lo battezzò utilizzando una sorgente d'acqua presente nel sotterraneo. Dopo il battesimo, Lucillo riacquistò la vista. Ippolito, impressionato dal miracolo e dalla calma dei prigionieri, si convertì al cristianesimo e fu battezzato da Lorenzo. Tuttavia, una volta scoperta la sua conversione, Ippolito fu condannato a morte e ucciso, legato alla coda di cavalli e trascinato tra sassi e rovi. A Lorenzo fu offerta la possibilità di salvarsi se avesse consegnato i tesori della Chiesa entro 3 giorni. Il 10 agosto, San Lorenzo si presentò davanti ai suoi persecutori accompagnato da una folla di poveri e bisognosi, a cui offriva assistenza ogni giorno. Indicandoli, disse: «Ecco i nostri tesori. Sono tesori eterni, che non diminuiscono mai, ma crescono sempre, riferendosi al fatto che ci saranno sempre persone bisognose di aiuto». Lorenzo fu poi condannato a morte e bruciato vivo su una graticola vicino alla prigione. Il suo corpo fu sepolto nel Campo Verano, nelle catacombe di Santa Ciriaca. Si racconta che un soldato romano raccolse uno straccio intriso di sangue e grasso che colavano dalla graticola su cui fu martirizzato San Lorenzo. Questo straccio fu portato in un paese che da allora prese il nome di Castrum Santi Laurenti, l'attuale Amaseno, in provincia di Frosinone. San Lorenzo è il patrono di Amaseno e ogni 10 agosto si verifica il miracolo della liquefazione del sangue conservato nella Sacra Reliquia, in modo simile a quanto avviene con il sangue di San Gennaro a Napoli. La reliquia è ancora oggi conservata nella collegiata di Santa Maria ad Amaseno. Le prime documentazioni riguardanti la liquefazione del sangue risalgono al 1600, e una bolla papale del 1759, emessa da Papa Clemente XIII, ne conferma ufficialmente l'esistenza. Da quel momento, il miracolo della liquefazione si ripete ogni anno. L'ampolla contenente il sangue di San Lorenzo conserva una massa composta da circa 50 grammi di sangue, misto a grasso, cenere e un frammento di pelle. Durante l'anno, questa miscela rimane solida, ma tra il 9 e il 10 agosto, in occasione dell'anniversario del martirio, il sangue si liquefà, assumendo un colore rosso vivo e distinguendosi chiaramente dagli altri elementi. La sera della vigilia, l'ampolla con il sangue in fase di liquefazione viene portata in processione, mentre il giorno della festa viene esposta sull'altare con il sangue ormai fluido. Tuttavia, il miracolo è di breve durata, poiché già nel pomeriggio del 10 agosto il sangue inizia nuovamente a coagulare, ritornando in breve tempo a una massa secca e indistinta. Anche quest'anno si è rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Lorenzo ad Amaseno, avvenuto con un po' di anticipo. La conferma è arrivata venerdì 7 agosto, intorno alle 21, dalla collegiata di Santa Maria Assunta. L'evento ha suscitato un'emozione profonda tra la comunità e i numerosi fedeli, pur mantenendo il consueto carattere di riservatezza.